Scientists and sheriff's investigators uncovered a pair of handcuffs. While refusing to comment on the significance of the find, it clearly excited the excavation crew, who displayed them like some trophy fish. The handcuffs could yield fingerprints or shed some light on what may have happened to the victims before, during, and after their deaths. In addition to the handcuffs, investigators say the second excavation site also has yielded bones different from those previously recovered. The bones they are finding today are bigger than what we found in the first location. So that's going to help us out a little bit, or help the anthropologists out a little bit more in getting things together, making identifications, we hope. The investigation has recovered more than 150 bone fragments and covers a 1-acre tract that now includes at least 2 separate properties along 156th Street. Hamilton County authorities have invested considerable time, money, and manpower into the investigation, but they will not comment on their findings other than to state the obvious. I would consider it bizarre. I mean, we're finding human bones. It's not at a gravesite. Nel 1996, nello stato dell'Indiana, negli Stati Uniti, la polizia fece una scoperta che avrebbe scioccato un'intera comunità. Dietro una grande casa immersa nei boschi, gli investigatori iniziarono a scavare nel terreno dopo aver ricevuto alcune segnalazioni. All'inizio trovarono un osso, poi un altro, poi denti umani. Continuando a scavare, la situazione diventò sempre più inquietante. Il terreno dietro quella casa sembrava appunto nascondere qualcosa di terribile. Alla fine gli investigatori recuperarono migliaia di resti umani, ossa bruciate, frammenti di scheletro e denti sparsi nel terreno. La proprietà si chiamava Fox Hollow Farm e il proprietario di quella casa era scomparso. Il suo nome era Herbert Bumster. Ciao, io sono Rita e questo è Real Paracrime. Se siete nuovi qui, benvenuti o bentornati. Il mio obiettivo è raccontare storie, che si tratti di misteri paranormali o di casi true crime, e il mio intento è sempre quello di onorare le vittime e trattare le loro storie con attenzione, responsabilità e umanità. Esploro le complessità di ogni caso, dando voce a vicende meno conosciute o a storie che hanno catturato la mia curiosità. Ovviamente i miei contenuti non sono adatti a tutti. Se questo video dovesse risultarvi troppo pesante, vi invito a uscire e ci vediamo al prossimo. E se volete supportarmi, iscrivetevi al mio canale e io vi ringrazio di cuore. Per capire cosa è successo, bisogna tornare indietro nel tempo. Herbert Richard Bumster, spero di pronunciarlo bene, nacque il 7 aprile 1947 a Indianapolis. Cresceva in una famiglia della classe media e suo padre era un anestesista molto rispettato. Fin da giovane però Herbert mostrava comportamenti che molti consideravano strani. Compagni di scuola raccontarono che era spesso eccentrico, solitario e che a volte faceva anche scherzi macabri. Nonostante questo riuscì a diplomarsi e si iscrisse all'Indiana University. Durante gli anni universitari conobbe una studentessa di giornalismo chiamata Julie Paul e i due si sposarono poi nel 1971 e negli anni successivi ebbero 3 figli e dall'esterno sembrava una famiglia normalissima, come sempre. Herbert trovò lavoro presso un negozio di motori dell'Indiana, ma negli anni successivi iniziò a soffrire di gravi episodi depressivi e il suo comportamento ovviamente diventò sempre più instabile ed a un certo punto fu anche ricoverato comunque per un breve periodo in un ospedale psichiatrico. Negli anni '80 Herbert lasciò il lavoro statale e aprì un negozio di oggetti usati chiamato Save a Lot. Più che oggetti vendevano vestiti usati e grazie anche a un prestito ricevuto dalla madre riuscì ad aprire diversi negozi e per un periodo il business funzionò molto bene. E nel 1991 la famiglia comprò una grande proprietà a Westfield, poco fuori da Indianapolis. La casa era enorme, circondata da boschi e lontana dalla città. Era appunto Fox Hollow Farm. La proprietà aveva una piscina interna, un bar nel semiterrato e molto spazio isolato intorno alla casa. Negli stessi anni però
diversi uomini iniziarono a scomparire a Indianapolis. Molti di loro frequentavano bar gay della città. A number of gay men from Indianapolis had begun to disappear. People were missing that shouldn't be missing. One man who went missing was named Alan Broussard, and his mother ultimately contacted a private detective named Virgil Vandegrift to try and find out what had happened to her son. Virgil Vandegrift has only been on the case a week when he's contacted by the mother of another missing man, Roger Goodlett. Neither one of them had the typical things that you would think of, like cell phones and credit cards and things that you could look at to track. And in 1990s Indiana, it seems being gay is akin to being invisible. I think if it had been young blonde co-eds disappearing, young blonde college students, that would have been very different. Some of the victims' families tried to contact the police and the media, but they just weren't interested. So Vandegrift and his team print missing persons posters to try and trace the men's final steps. So we decided to take them into the gay community area and distribute them among the gay bars. And at that point also, we found out that there were a lot more missing gay people. From 1993 to 1995, 10 homosexual men are reported missing from Indianapolis. The gay community there was starting to be aware not only that men were disappearing, but that also their disappearances were being ignored. Secondo gli investigatori, Ebert appunto frequentava proprio quegli stessi locali dove usava un falso nome, Brian Smart. Lì incontrava uomini e spesso li convinceva a seguirlo nella sua casa fuori città. Uno degli uomini che accettò quell'invito, cioè accettò l'invito di Ebert, fu proprio Mark Goodyear, che incontrò appunto Ebert in un bar di Indianapolis. Cioè Ebert si presentò come Brian Smart, quindi con un nome inventato, e iniziò a parlare con Mark, che gli sembrava amichevole e sicuro di sé. Dopo un po', guarda caso, gli propose di continuare la serata a casa sua e Mark appunto accettò questo invito. Infatti subito dopo salirono in macchina e guidarono per un po' fino ad arrivare alla grande proprietà immersa nei boschi. Ricordatevi Mark Goodyear, perché molto probabilmente ne riparleremo di lui ancora. Quando entrò nella casa, Mark notò subito qualcosa di strano. E nel seminterrato c'era questa piscina interna di cui io vi avevo menzionato prima, no? E un bar. Intorno alla stanza però erano posizionati diversi manichini maschili. Le figure erano disposte come se fossero persone presenti ad una festa, quasi spettatori silenziosi che osservavano la scena. Le luci erano soffuse e l'atmosfera sembrava quella di un club privato. Mark, alla vista di tutti questi manichini, vuoi che non gliela fa la domandina? Dici perché c'hai tutti questi manichini maschili qui al bar e intorno alla piscina? Ovviamente lui cosa rispose? Rispose che non lo facevano sentire da solo, cioè questi manichini messi così un po' dappertutto, per lui è come se questi manichini gli facessero compagnia, nonostante avesse comunque la moglie con 3 figli. Però la moglie, spesso e volentieri, voi vi starete chiedendo, ma scusami, dove stava? E ci avete ragione. La moglie ogni tanto spariva, cioè nel senso che la moglie prendeva i suoi bambini e si faceva lunghe vacanze, vacanze che comunque possono essere estive o natalizie, oppure molto spesso e volentieri andava dalla mamma, quindi lasciava il marito solo soletto in questa grande mansion, come si può dire, in questa grande casa
molto molto grande e quella sera, ritorniamo a quella scena, Mark, che tra l'altro non è l'unico ragazzo che era andato a casa sua, ma di questo ne parliamo dopo. Ad un certo punto Ebert iniziò a parlare di asfissia erotica, una pratica sessuale che consiste nel limitare temporaneamente il respiro durante il rapporto. E durante l'incontro, appunto, Ebert mise qualcosa intorno al collo di Mark e iniziò a stringere. Era una sorta di corda di un aspirapolvere, se non sbaglio. All'inizio Mark pensò che fosse parte di un gioco, quasi subito però capì che la pressione stava diventando troppo forte, stava iniziando a non riuscire più a respirare. E in quel momento reagì, riuscì a liberarsi e spinse via Ebert e poi gli disse che comunque non voleva morire. E per qualche motivo Ebert smise. Non si sa il perché. E Mark riuscì a lasciare la casa e a tornare in città accompagnato con la macchina, tra l'altro dallo stesso uomo, Ebert, che aveva tentato poco fa di strangolarlo. Quella notte infatti lui era sopravvissuto. In seguito Mark Goodyear raccontò l'accaduto agli investigatori, quando appunto iniziarono già le indagini sulle sparizioni di uomini a Indianapolis. La sua testimonianza fu molto importante, descrisse l'uomo che si faceva chiamare Brian Smart e fornì anche un dettaglio fondamentale, la targa dell'auto che guidava. Gli investigatori controllarono quella targa e il veicolo appunto risultava registrato a Ebert Baumeister e non a Brian Smart. A quel punto la polizia iniziò a sospettare seriamente di lui. Gli investigatori cercarono più volte di ottenere il permesso di perquisire la proprietà di Fox Hollow Farm, ma Ebert rifiutò sempre. Ovviamente aveva tanto da nascondere. Ma nel frattempo accade un episodio inquietante. Nel 1994 il figlio di Ebert stava appunto giocando nel bosco dietro casa quando trovò un teschio umano. Quando lo mostrò al padre, Ebert disse probabilmente si trattava di uno scheletro medico appartenuto a suo padre. Vabbè, la spiegazione appunto sembrò plausibile e nessuno chiamò la polizia, ma 2 anni dopo sarebbe cambiato. Nel giugno del 1996 la moglie Julie diede finalmente il permesso alla polizia di entrare nella proprietà, mentre Ebert era fuori città. Ovviamente la moglie ha fatto 2+2, ha capito che qualcosa non funzionava, qualcosa non c'era. E il 24 giugno, appunto, gli investigatori iniziarono a cercare nel terreno dietro la casa e quello che trovarono fu davvero scioccante. Ossa umane ovunque, frammenti di scheletro, denti, resti bruciati. Molti corpi sembravano essere stati distrutti con il fuoco e poi dispersi nel terreno. Alla fine gli investigatori recuperarono circa 10.000 frammenti ossei. Era chiaro che quella proprietà nascondeva i resti di numerose vittime. Ma Ebert non era più lì. Era fuggito, lasciò l'Indiana e guidò verso nord, attraversando il Michigan fino ad arrivare in Canada. Il 3 luglio 1996 si fermò in un parco naturale chiamato Pinery Provincial Park, in Ontario. Lì scrisse un biglietto di 3 pagine. Nel messaggio parlava dei suoi problemi finanziari e della crisi del suo matrimonio, ma non menzionò mai le ossa trovate nella sua proprietà. Il giorno successivo, il 4 luglio 1996, Ebert si tolse la vita, sparandosi nella sua auto. Aveva 49 anni. Dopo la sua morte, gli investigatori continuarono ad esaminare i resti trovati a Fox Hollow Farm. Attraverso analisi dentali del DNA furono identificate alcune vittime, tra cui Johnny Bayer, Allen Broussard, Roger Goodlett, Richard Hamilton, Stephen Hale, Jeff Jones, Michael Kerr e Manuel Resendez. Ma molti altri resti non sono stati identificati ancora oggi. Gli investigatori ritengono che Ebert possa aver ucciso almeno 25 persone, anche se il numero reale potrebbe essere più alto. Alcuni hanno anche ipotizzato che
ci fosse un collegamento con una serie di omicidi avvenuti negli anni 80 lungo l'autostrada I-70 o I-70, conosciuti come appunto gli omicidi dell'I-70 Strangler, ma tuttavia questo collegamento non è mai stato dimostrato con certezza. Ancora oggi il terreno di Fox Hollow Farm nasconde molti segreti. Gli investigatori hanno recuperato migliaia di frammenti ossei, ma molti di quei resti non hanno ancora un nome. Da qualche parte ci sono ancora famiglie che aspettano risposte, famiglie che non sanno cosa sia successo ai loro figli, ai loro fratelli e ai loro amici. Ebert appunto si tolse la vita prima che la polizia potesse interrogarlo e con lui sono scomparse molte delle risposte. Quanti uomini sono davvero morti in quella proprietà? Cosa è successo dentro quella casa negli anni in cui nessuno sospettava nulla? Forse non lo sapremo mai, ma una cosa è certa: per anni dietro le mura di una villa elegante, immersa nei boschi, si nascondeva uno dei segreti più oscuri della storia criminale americana. E sotto quel terreno qualcuno stava cercando disperatamente di far sparire la verità. Cari amici del Paracrime, la storia non finisce qui, non è tutto ciò che ho trovato. Quello che vi ho raccontato oggi è solo una parte di ciò che è stato scoperto sul caso di Herb Bemster, perché dietro questa vicenda si nascondono ancora altri dettagli inquietanti, testimonianze, indizi e aspetti della storia che rendono questo caso ancora più oscuro. Ed è proprio per questo motivo ci sarà una seconda parte dove continueremo a scavare più a fondo in questa storia. Nel frattempo fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e se avevate mai sentito parlare di tutti questi dettagli o del caso stesso. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!